Ciao amici, oggi parliamo di qualcosa che ogni chitarrista che vuole suonare live prima o poi deve fare. Io sono Leonardo Toro e questo è Like an Amp. Solitamente non sono il tipo che vi chiede di iscrivervi al mio canale, perché credo fermamente nella libertà di scelta e credo che dobbiate essere voi a ritenere se i miei video meritano l'iscrizione oppure no. Tuttavia, ho notato che ben il 91,9% delle visualizzazioni arrivano da utenti che non sono iscritti al canale. Ecco, questo dato mi ha fatto riflettere che forse un piccolo promemoria potrebbe essere utile. Per noi creator è fondamentale poter misurare il nostro impatto e l'iscrizione al canale è uno dei dati più importanti. Le iscrizioni non solo ci aiutano a capire quanto il nostro lavoro venga apprezzato, ma ci permettono anche di migliorare i nostri contenuti e crearne sempre di migliori. Inoltre, iscrivendovi non perderete nessuno dei miei prossimi video e quindi sarete sempre aggiornati sulle novità. Quindi se apprezzate ciò che faccio e come lo faccio e volete sostenere il canale, considerate l'idea di iscrivervi. Farete parte della community di Like an Amp. Bene, adesso partiamo col topic del video. Quando si inizia ad affrontare il percorso dei live, ci si ritrova davanti a una domanda che prima o poi si sono fatti tutti. Che cosa porto con me sul palco? Ovviamente, oltre alla chitarra, all'amplificatore e ai cavi, che non sono oggetti di questo video, c'è un altro elemento cruciale da considerare: la pedaliera, costruire la pedaliera. Digitale, ibrida o analogica, la scelta può essere molto complessa, ma una cosa è certa: indipendentemente dal tipo di pedale che utilizzate, avete bisogno di una pedalboard che sia funzionale e che protegga il vostro equipaggiamento. Pensate a tutti quei pavimenti dei locali dove può finire di tutto, non vorrete sporcare i vostri pedali. Inoltre, per esigenze pratiche, come nascondere un alimentatore sotto e aggiungere uno o più pedali di espressione, una pedalboard ben progettata è indispensabile. Ce ne sono di tutte le marche. Io mi trovo bene con Rockboard perché penso che sia una delle migliori per il rapporto qualità-prezzo. Poi una cosa molto carina che ha Rockboard e che hanno anche altri brand, ma ritengo che su Rockboard sia un po' più focalizzata e ci sia più flessibilità d'uso, è Rockboard Board Configurator, che è uno strumento web, un'applicazione web che vi permette di pianificare la posizione di tutti i pedali e della cavetteria prima ancora di avere la pedaliera fisicamente. In questo modo potete essere sicuri che tutto si adatti perfettamente, che il vostro setup sia ottimizzato. E se per caso la pedalboard è troppo piccola oppure non ha la forma adatta, potete cambiare il modello di pedalboard ancora prima di comprarla. Una volta scelta la pedaliera si può pianificare la posizione dei pedali. Adesso andrò un po' più velocemente nella spiegazione perché non posso soffermarmi su tutte le scelte che ho fatto e del perché. Però se c'è qualcosa che non vi è chiaro oppure siete curiosi, scrivetemelo nei commenti e magari ci facciamo un bel video dedicato. Allora, per la mia pedaliera ibrida principale io ho scelto la Rockboard Quad 4.1. L'ho scelta perché è abbastanza grande da contenere la maggior parte delle cose che mi servono, ma non troppo grande da occupare tutto il bagagliaio della macchina. Come potete vedere dal mio progetto ho inserito l'accordatore Polytune per avere un'accordatura precisa e nel contempo avere anche un buffer, visto che andrò ad utilizzare alcuni pedali True Bypass. Successivamente vado su Soul Press 2 di Auton, un pedale d'espressione veramente molto flessibile. Qui lo uso in analogico e non tramite le sue uscite TRS per controllare un apparecchio digitale, cosa che potrei fare ma in questo caso non mi interessa. Poi vado in questi due pedali analogici. Big Muff per il mio progetto Pink Floyd, ragazzi, per suonare Gilmour è imprescindibile. Poi sul King of Tone, che non credo abbia bisogno di presentazioni. Il primo canale qui lo tengo praticamente sempre acceso e mi serve per colorare un po' il suono e renderlo un pochettino più dinamico. Poi vado al Tone X, che mi va a simulare tramite i suoi profili tutta la parte degli amplificatori. Infine vado sull'RC Boost, che lo uso per boostare il suono per i soli. Alla fine di tutto ciò ecco il re degli effetti, l'Eventide H90 da dove esco in stereo e vado verso il mixer, da quale poi mi ritorna il segnale stereo per gli in-ear.
Ok, dopo aver pianificato nel dettaglio la pedaliera e la posizione di tutti i singoli pedali, il passo successivo è capire come collegare ogni singolo pedale all'altro e quanti cavi ci servono allo scopo. Può sembrare un compito arduo, ovviamente se non abbiamo mai fatto ancora di più, ma in questo caso possiamo affidarci al configuratore online. Questo strumento non solo ci aiuta a posizionare i pedali correttamente, ma anche a definire l'intero flusso del segnale, dall'uscita della chitarra attraverso tutti i pedali sulla pedaliera fino all'uscita del mixer, l'amplificatore o qualsiasi altro dispositivo che utilizziamo come output. Andiamo a vedere come si fa direttamente sul configuratore. Ok ragazzi, adesso andiamo ad inserire su questo progetto la sorgente, la destinazione e poi vi faccio vedere che cos'è questo qua sopra. Allora, prima di tutto aggiungiamo la sorgente che è la chitarra, mettiamo la nostra Fender Stratocaster, il nome della mia Fender Stratocaster è Amanda. Ok, andiamo avanti, qui mettiamo l'output, andiamo su mixer zoom L20 che è quello che uso con la mia band, TRS va bene, e poi qui, ecco, questa secondo me è una cosa molto interessante da andare a andare a vedere un pochettino come funziona. Per fare questo utilizzo il sito di Rockboard, che così ci dà un'idea più chiara. Ecco, questa qua che vedete qui in alto è il modello Tres 3.1, che è il modello che ho scelto io. Se notate qui c'è uno spazio strano, è appunto lo slot progettato per ospitare le mod di Rockboard. In questo caso loro hanno scelto la mod 3. Come potete vedere non ci sono cavi, tutti i cavi entrano dentro, questo perché è tutto perfettamente organizzato all'interno della pedaliera. I cavi sono nascosti sotto e mantiene tutto un aspetto pulito e professionale. Ecco, così poi quando arrivate in sala prove vi basta semplicemente collegare i cavi di ingresso e di uscita e siete a posto. Allora, nel mio caso ho scelto la mod 4 con ricevitore. Come potete vedere ci sono diversi modelli. Io ho utilizzato questa perché così il ricevitore è direttamente integrato sulla macchina e non si deve fare nient'altro che attaccare il trasmettitore alla chitarra e attaccare i cavi direttamente sulla pedaliera, senza ulteriori cavi che vanno dalla chitarra al ricevitore, insomma tutto il più pulito possibile. Ecco, la Patch Base è appunto un hub dove vengono collegati tutti i cavi internamente, così si elimina la necessità di avere cavi svolazzanti che vanno da una parte all'altra della pedaliera. In questa maniera i vostri collegamenti sono fatti in modo ottimale e rende il vostro setup più efficiente e professionale. Ok, adesso andiamo a definire il flusso del segnale che dalla chitarra arriverà poi al mixer e cercheremo di capire quali e quanti cavi ci servono. Andremo anche a inserire l'alimentatore sempre di Rockboard e cercheremo di capire qual è la nostra lista della spesa. Allora, per definire il segnale della chitarra dobbiamo andare qui sul Signal Flow e iniziare a configurare tutto. Quindi chitarra accordatore, pedale. Come vedete, pian piano che inseriamo abbiamo la possibilità di fare delle scelte. Ok, poi in base alla necessità possiamo mettere anche dei cavi normali, non quelli dorati, possiamo mettere i cavi tweed, insomma abbiamo veramente tantissime possibilità. Uscita analogica, andiamo sul Big Muff che va all'interno del King of Tone, uscita del King of Tone va all'ingresso del Tonex, uscita mono, anzi non questa, uscita mono del Tonex va qui sull'RC Boost, uscita dell'RC Boost entra sull'ingresso mono del H90, faccio uno zoom perché poi devo andare su queste uscite qua, uscita dell'H90 la andiamo a far arrivare su questo canale della Patch Bay e l'altra uscita la facciamo andare qui. In questa maniera abbiamo portato le due uscite qui che verranno permutate poi all'esterno. Ecco, ultima cosa da fare, sempre nella parte di planning, come dicevo prima, è la scelta dell'alimentatore e qui possiamo fare lo possiamo fare da questa parte qua. Quindi su info ovviamente abbiamo possibilità di andare a configurare, andare a personalizzare il layout, questa è la lista dei pedali. Sulla sezione power andiamo a selezionare il nostro alimentatore. Qui l'applicazione in maniera intelligente ci segnala che l'H90 funziona a 12 volts, quindi dobbiamo prendere un alimentatore adatto. Nel mio caso io mi andrò ad affidare al Rockboard 12
IEC, che è assolutamente sufficiente a quello che dobbiamo fare noi. Adesso ragazzi non mi resta che mandare la lista dei prodotti che mi serve a Rockboard. Non appena riceverò tutti i prodotti, assemblerò la pedaliera e vi farò vedere il risultato. Ed eccoci qui, pedaliera finalmente assemblata e configurata. Nonostante le dimensioni e la quantità dei pedali, il peso rimane sorprendentemente gestibile. Certo ragazzi, non è una pedaliera super leggera, ma la costruzione robusta della Rockboard unita al materiale utilizzato rende il trasporto non così tanto problematico. Ecco, come potete vedere tutti i cavi sulla superficie sono perfettamente sistemati. Questo non solo rende l'aspetto più pulito e professionale, ma facilita anche l'utilizzo durante i live, perché non c'è il rischio che andate a inciampare da qualche parte. Poi grazie alla patch bay integrata, quella che vi ho fatto vedere precedentemente, siamo pronti a suonare. Basta attaccare i cavi di uscita e siamo a posto. Questo è wireless, quindi non dovete attaccare nemmeno il cavo di ingresso. Sotto la pedaliera invece, come potete vedere, c'è abbastanza spazio. Da questo lato abbiamo tutta la parte elettronica, da questa parte tutto il flusso audio. I cavi sono posizionati in maniera temporanea perché l'ho provata in sala prove un po' di volte e ho deciso di modificare il layout perché c'è qualcosa che non funziona. Come potete vedere, il pedale l'accordatore e il pedale d'espressione devono essere invertiti perché rischio di schiacciarlo accidentalmente. Ovviamente le pedaliere solitamente sono in continua evoluzione. Se siete interessati a vedere come evolverà questa pedaliera e scoprire tutte le modifiche che andrò a apportare, fatemelo sapere nei commenti, perché potrei realizzare dei video dedicati e condividere con voi consigli e trucchi. Ovviamente se avete dei consigli e dei trucchi, molti di voi ovviamente sono più esperti di me, scrivetelo nei commenti e così ne giochiamo tutti. In conclusione, spero che questo video sia stato utile e vi abbia dato qualche spunto per organizzare al meglio la vostra pedaliera. Ricordate sempre che una buona pedaliera non è soltanto una questione di avere i pedali giusti, ma anche di come li disponiamo e di come li gestiamo. Sono stato molto felice di avervi con me in questo video che credo sarà oltre i 10 minuti. Mi raccomando, mettete un like, lasciate un commento, fatemi sapere cosa ne pensate e se vi piace quello che faccio sui social, iscrivetevi al canale e attivate la campanella in modo da non perdervi più nessun contenuto. Ciao ragazzi, grazie e alla prossima.